Oggi siamo qui con due microfoni, il T-Bone BC500 e l'Elgato Wave DX. Quale dei due suona meglio? Quale dei due è migliore per far podcast? Scopriamolo insieme. Come ti raccontavo nell'introduzione, anche oggi facciamo un video di comparazione tra due microfoni. Entrambi i microfoni stanno entrando nel Tascam Mixcast 4 senza aggiungere nessun tipo di effetto. I file audio separati li importerò su Reaper, dove applicherò semplicemente un meno 14 LUFS, giusto per dargli un gain ascoltabile per te. Non applicherò nessun tipo di effetto. Durante il video tu appunto vedrai in sovraimpressione la scritta e quindi saprai quale dei due microfoni sta suonando in questo momento. Proprio per questo ti chiedo di mettere le migliori cuffie che hai a disposizione, in modo da avere un ascolto quanto più pulito possibile e cogliere le differenze tra questi due microfoni, perché sì, ci sono differenze tra questi due microfoni. Allora, partiamo dai punti in comune, che sono pochissimi. I punti in comune sono la costruzione. Entrambi i microfoni sono costruiti veramente molto bene. Nulla da dire, sono resistenti, sono solidi, ottimi. Secondo punto in comune, sono due microfoni dinamici. Dinamici significa che non hanno bisogno della 48 volt e che sono, proprio per il loro essere meno sensibili rispetto ai microfoni a condensatore, la scelta migliore in ambienti non acusticamente trattati, quindi probabilmente nella stanza dove tu registrerai. Ultimo punto in comune è che hanno un pattern polare cardioide. Cardioide significa che prendono soprattutto ciò che arriva davanti, un po' meno di ciò che arriva di lato e quasi niente di ciò che arriva dietro. Quindi la posizione migliore per questi microfoni è con la parte posteriore verso l'eventuale fonte di rumore, che può essere una finestra oltre la quale ci sono delle macchine, delle persone che parlano, un muro oltre il quale ci sono delle persone che fanno rumore, eccetera, eccetera. Bene. Finiti i punti in comune, tutto il resto è diverso. È diverso perché? Perché sono due microfoni che suonano in maniera diversa. A me piacciono entrambi tantissimo, sono due microfoni che io consiglierei sempre. Prima di scoprire questo, che diciamo è stato la new entry che mi ha mandato Elgato un po' di tempo fa, questo qui, il BC500, da sempre, da quando l'ho avuto, è diventato uno dei miei microfoni preferiti da sempre. Allo stesso modo anche questo, perché è veramente fatto bene. Ti ricordo che la capsula interna di questo Elgato Wave DX è stata sviluppata insieme con Lewitt, quindi sinonimo di qualità. I prezzi. Allora, fermo restando che ti lascio i link in descrizione, questo qui dovrebbe costare intorno ai 90 euro, questo qui dovrebbe costare intorno ai 110 euro. Però orientativamente, mentre il prezzo di questo non cambia, perché ti lascio il link del sito di Thomann che lo vende, questo qui lo vende anche Amazon e come sai su Amazon i prezzi fluttuano, quindi il prezzo adesso è intorno ai 110 euro, ma a volte si trova anche alla metà o con un 40% di sconto, quindi a quel punto diventa veramente imbattibile. Ok, io ti sto facendo sentire i due microfoni, sto parlando appunto nei due microfoni, tu stai vedendo lo switch e mi farebbe tanto piacere sapere nei commenti del video cosa ne pensi, quale dei due ti piace di più. Secondo me sono due ottimi microfoni. Non sono... Allora, probabilmente questo qui è un po' più chiaro rispetto a questo. Più chiaro significa che non è sbilanciato sulle alte o sulle medie, assolutamente. È un microfono molto equilibrato, l'ho detto anche in altri video che ho fatto. Mi piace molto perché è molto equilibrato, rende la voce molto intellegibile, quindi secondo me è veramente un ottimo microfono, anche senza applicargli troppa equalizzazione in fase di post-produzione. Poi ovviamente dipende sempre dalla tua voce, però sulla mia, anche quando l'ho utilizzato equalizzandolo, soprattutto all'inizio quando l'ho studiato un po', ho visto che tutto sommato si può fare anche molto poco. Questo qui invece è leggermente più scuro rispetto a questo. Non è un microfono scuro, però sicuramente è un po' più scuro rispetto a questo. Quindi non è che il microfono scuro è la cosa migliore in assoluto. Ok, premesso questo, premesso che entrambi i microfoni suonano veramente molto bene e immagino tu lo stia sentendo, quale dei due preferisci? Quale dei due ti piace di più? Io faccio veramente fatica a scegliere, ma infatti non ti do una preferenza perché a me piacciono entrambi. Questo qui l'ho usato per molto più tempo perché l'ho avuto almeno un anno prima rispetto a questo, se non ricordo male. Quindi questo microfono qui ho avuto modo di apprezzarlo veramente per tanto tempo. Ed è uno dei microfoni che consiglio di più in assoluto quando le persone vogliono spendere poco e vogliono avere un microfono di un certo tipo. Ma da adesso inizierò a suggerire anche questo perché mi ha veramente sorpreso. Elgato è un brand che produce prodotti veramente fatti bene e questo non è da meno. Poi tra l'altro la capsula è sviluppata con Lewitt, quindi
voglio dire, suona di tutto rispetto. Ok, non ho altro da aggiungere perché il mio scopo è quello di farti sentire l'audio, quindi ti chiedo di mettere le migliori cuffie che hai a disposizione, magari premere pausa, tornare indietro, riascoltare, insomma, fatti la tua idea, perché questi video, al di là di farti sentire questo microfono versus questo microfono, sì, va bene, ma il mio obiettivo è quello di allenare il tuo orecchio, far sì che tu riesca a sviluppare un orecchio, un ascolto critico, potremmo dire, in modo tale da riuscire a comprendere le differenze tra i vari suoni, perché se non comprendi questo è tutto inutile, nel senso, come fai ad equalizzare, a comprimere, come fai? Non puoi. Quindi la cosa fondamentale è ascoltare con orecchio critico, ascoltare cercando di cogliere tutte le sfumature e tutte le differenze, perché ci sono. Forse in questo caso meno rispetto a tanti altri microfoni, però comunque ci sono perché sono due microfoni diversi. Bene, non mi dilungo oltre, ti ringrazio per aver guardato questo video e come al solito se hai dubbi, domande e curiosità commenta e io rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille, alla prossima settimana.